Ciao ragazzi e bentornati qua in Capanno con Jack the Rizzer. Nel video di oggi andremo a montare l'albero motore Polini a spalle piene sul nostro Minarelli AM6. Per prima cosa, quando facciamo lavori così delicati, assicuriamoci che la superficie sulla quale stiamo lavorando sia ben pulita. Mi raccomando, quando andiamo a sfilare il copricarter della frizione, mettiamoci una bacinella sotto perché potrà uscire olio. Nel mio caso è già stato tolto. Altra cosa molto importante, stiamo attenti a non spezzare la guarnizione. Stiamo attenti anche a non perdere le boccole di centraggio, una qui e una qui. Ora possiamo rimuovere tutti i componenti del lato frizione. Una volta aver svuotato il lato frizione, passiamo al lato volano, togliendo in questo caso la nostra accensione digitale con luci, Polini e il nostro pignone. Una volta rimosso il tutto, anche lato volano, possiamo passare a togliere il gruppo termico e tutta la parte di aspirazione, dal pacco lamellare fino al filtro dell'aria. Il verso di montaggio del paraolio lato primaria è montato appunto al contrario, quindi noi quando lo andremo a rimontare lo metteremo esattamente in questa posizione. Un'altra cosa da tenere a mente è che dietro questa piccola boccola vi è un o-ring che sta esattamente fra il cuscinetto e l'albero. Dopo ve lo farò vedere, però è di fondamentale importanza che ci sia per non far trasudare olio dal carter e soprattutto che sia messo bene. Quindi qualora lo vediate usurato, cambiamolo. Detto questo, possiamo passare a rimuovere le viti che tengono insieme i due carter ed aprire i carter. Per fare questo passaggio vi servirà un attrezzo fatto apposta che fornisce proprio Minarelli. Serve appunto per separare i due carter in maniera sicura. Mi raccomando ragazzi, non andate con i cacciaviti nella spaccatura fra i due carter. Per separare i due carter dovremo svitare le 13 viti in totale che li tengono uniti. In questo caso 5 delle viti le troviamo proprio qui dentro al carter del volano. Perfetto ragazzi, una volta rimosse tutte le 13 viti possiamo finalmente passare alla separazione dei due carter. Bene, i due carter sono stati separati, ma prima di continuare voglio farvi vedere due cose sul quale stare particolarmente attenti. Prima infatti vi ho parlato di un particolare anellino o ring sul quale prestare molta attenzione. L'anellino ring in questione è proprio questo qui e per intenderci è venuto fuori da qua. Nella fase di rimontaggio vi farò vedere come rimetterlo. Un'altra cosa importantissima sono i vari rasamenti che troviamo sui vari alberi presenti sul motore. Rasamenti molto importanti. In questo caso da questa parte troviamo il primo rasamento sull'albero del desmo. Il secondo invece, sempre da questo lato, lo troviamo sull'albero della pedivella del cambio. Molto importante appunto in fase di rimontaggio rimettere i vari rasamenti al proprio posto. Come primo step rimuoviamo il contralbero. Successivamente possiamo togliere tutta la parte della pedivella del cambio. In questo caso sulla base di come è allineato il vostro desmo, nel mio caso attualmente ci troviamo in folle, riusciamo a sfilare il tutto in maniera molto semplice. Altra particolare attenzione a questo rasamento nella parte inferiore dell'albero della pedivella del cambio. A questo punto rimuoviamo il perno delle forchettine, rimuoviamo quella superiore, sganciamo dal desmo quella inferiore e tiriamo su il tutto. Come ultimo step rimuoviamo la sfera che lavora sotto il sistema del desmo insieme alla sua molla. Riavvolgiamo il nastro e facciamo un breve recap di quali sono i rasamenti importanti. Il primo si trova proprio nella parte superiore del desmo, per intenderci quello sopra la spinetta. Il secondo e il terzo lo troviamo nella parte inferiore dell'albero della leva del cambio e un altro sulla parte superiore, quindi verso la leva.
Altro particolare molto importante è proprio l'O-ring, che a breve, ripeto, vi faccio vedere come e dove verrà montato. Questo è il nostro carter lato frizione e come potete vedere, oltre ad esserci il nostro paraolio inserito al contrario ma nel verso giusto, c'è anche questa boccola. Ecco, l'O-ring in questione va proprio tra la boccola e il cuscinetto per evitare trasudamenti. Possiamo passare adesso a sfilare l'albero dal cuscinetto e dal carter, rimuovere i vecchi cuscinetti e iniziare con l'installazione del nuovo albero motore. Finalmente anche il nostro albero motore è stato rimosso utilizzando sempre il nostro estrattore che fornisce Minarelli. Già che ci siamo, con i due carter separati in mano, sfruttiamo questa occasione e puliamo bene con attenzione il tutto. Una volta che i nostri carter saranno puliti e profumati, possiamo iniziare ad estrarre i vecchi cuscinetti. Per farlo ci serviranno sostanzialmente due cose. Il primo è un phon di quelli industriali, il secondo è proprio qui e sono gli estrattori per interni con mazza battente. Ora vi faccio vedere come si usano. Per prima cosa ragazzi, sicurezza, e utilizziamo dei guanti resistenti al calore, così da non bruciarci le mani. Apriamo i nostri estrattori e scegliamo la misura di estrattore che combaci esattamente con il diametro dell'anello interno del nostro cuscinetto. Il funzionamento è molto semplice. Una volta che la punta spingerà contro queste 4 lette spaccate, le allarga e faranno presa attraverso questo bordo sull'anello interno del cuscinetto. A quel punto andremo a battere e il cuscinetto si toglierà. Ah ragazzi, un'informazione al volo. Per estrarre i vecchi cuscinetti non andate direttamente col phon sul cuscinetto, ma andate direttamente sulla sede attorno. Scaldiamo tutta la sede e dopodiché con l'estrattore per interni togliamo il cuscinetto. Diamo ora una pulita con un po' di diluente e provvediamo a rimuovere anche il paraolio. A questo punto replichiamo la cosa anche sull'altro carter. Una volta fatto è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando, quello di spacchettare il nostro albero motore. All'interno della scatola possiamo trovare le istruzioni per un corretto montaggio, il nostro bellissimo albero motore con tanto di gabbiarulli ed infine, molto importante, già all'interno della scatola i due cuscinetti da banco. Ah, e ovviamente ragazzi, portatevi avanti e acquistate anche il kit con i due paraoli. Per quanto riguarda quest'ultimi, il codice è proprio questo. Ve lo lascio qua, così potete andare sullo shop Polini e ordinarli direttamente da lì. Siamo arrivati finalmente alla parte clou del video. Dobbiamo inserire i nostri nuovi cuscinetti di banco sui carter. Vediamo insieme il materiale che ci servirà. Come sempre il nostro phon, un termometro per misurare a quanti gradi sarà la nostra sede del cuscinetto, dei guanti resistenti al calore e, opzionale, io utilizzerò questo spray che raffredda la superficie. Iniziamo per prima cosa a scaldare la sede del cuscinetto portandola circa a 100-120 gradi. Una volta che avrà raggiunto la temperatura desiderata, prenderemo il cuscinetto inserendolo in sede. Mi raccomando ragazzi, non sarà da martellare verso il basso, dovrà scendere con facilità. Perfetto ragazzi, il primissimo cuscinetto è sceso alla perfezione. Il suono che avete sentito fa riferimento al cuscinetto che è arrivato proprio in battuta nella sua sede sul carter, assolutamente senza l'utilizzo di martello. Adesso possiamo passare a fare la stessa cosa anche sul secondo cuscinetto. Una volta che avremo inserito i cuscinetti da banco sia in un carter che nell'altro, possiamo passare alla pulizia dell'albero motore. Spacchettiamo quindi il nostro albero motore, mettiamolo in una bacinella pulita e con un po' di benzina sempre pulita andiamo a pulire il nostro albero. E una volta soffiato prendiamo del buon olio miscela e andiamo a lubrificare nuovamente l'albero. Possiamo finalmente iniziare con i preparativi per l'inserimento del nostro albero motore. Una cosa fondamentale è aver rimosso tutti i residui di pasta nera, pasta rossa o guarnizione che mantenevano insieme i due carter. Una volta che quindi saremo sicuri che i nostri carter siano totalmente puliti, io preferisco iniziare ad inserire l'albero motore direttamente
nel carter lato frizione. Questo perché mi trovo più agevolato ad inserire tutti gli ingranaggi e gli alberi del cambio su questo carter per poi andare a chiudere con il carter lato volano. Quindi la cosa che faremo sarà la seguente: andremo ad inserire un po' di grasso fra l'anello esterno e l'anello interno del nostro cuscinetto. Successivamente posizionerò 2 rondelle in maniera tale da lasciare scoperto solamente l'anello interno del cuscinetto, il quale poi verrà scaldato fino a massimo 60 gradi. Per quanto riguarda invece l'albero, che ricordiamo questa parte essere quella della frizione e questa conica quella del volano, andrà raffreddato e inserito direttamente nel cuscinetto. Una volta posizionato il nostro albero ed esserci assicurati che sia arrivato in battuta, posizioniamo la molla con la sfera che va sotto al desmo. Una volta inserita questa, possiamo montare tutto il gruppo del cambio. Bene ragazzi, una volta uniti i 2 carter, tirato l'albero e accoppiati, possiamo inserire le nostre 13 viti che a manuale vanno serrate dai 10 ai 12 Nm. Mi raccomando, quando le andremo a serrare, serriamole sempre a croce. Una volta serrate tutte le nostre viti, il nostro albero potrebbe risultare molto rigido nel girare. La cosa che ci salta all'occhio è che visivamente le spalle non sono equidistanti dai carter allo stesso modo. Il nostro albero infatti è stato inserito prima dal lato frizione, quindi sarà andato in battuta più verso questa parte. Quindi con un martello in rame, in maniera tale che non rovineremo né l'albero né il filetto, diamo qualche colpo di assestamento per far sì che si crei un'equidistanza fra le 2 spalle e il carter. Come per magia, il nostro albero è tornato a scorrere in maniera libera. Prima di terminare il nostro video dovremo montare i nostri paraoli. Anche su questi c'è una piccola attenzione. Quando dovrete inserirli non andate assolutamente a batterli con qualcosa in ferro o comunque con un metallo duro. Piuttosto procuratevi delle leghe leggere come Teflon oppure plastica e a quel punto potrete andare a spingerli direttamente in battuta. Attenzione però a non usarli troppo fini, come in questo caso. È meglio usare dei tamponi leggermente più larghi per far battuta sull'anello esterno del paraolio. Ragazzi, ricordatevi che il paraolio lato frizione va messo al contrario, quindi attenzione. Paraoli inseriti in sede. Come avrete notato, prima di inserire la boccola che c'è fra l'albero e il paraolio, ho inserito appunto quel famoso ring che vi dicevo, di fondamentale importanza proprio per evitare delle trafilature di olio. Dopo il ring viene messa la boccola e tra la boccola e il carter viene inserito il paraolio al contrario. Prima di poter rimontare tutto il motore e concludere i lavori, diamo una pulita con dello Scottex a tutta la pasta nera che c'è fra i 2 carter. Giusto un'ultima informazione in fase di montaggio: le coppie di serraggio dell'ingranaggio primario e dell'ingranaggio del contralbero. In questo caso per l'ingranaggio del contralbero parliamo di 47 Nm, mentre per quanto riguarda l'ingranaggio del primario parliamo di 70 Nm. Fate anche molta attenzione ad allineare i 2 ingranaggi nel modo corretto.
In questo caso sono stati punzonati esattamente dove i due ingranaggi devono combaciare. Così ovviamente il contralbero sarà bilanciato con tutto il resto. Eccoci qua ragazzi, anche il video di oggi è terminato, il motore è completo, ricordatevi sempre di aggiungere l'olio e fare un check che il tutto giri in maniera corretta. Vi ringrazio per aver guardato tutto il video, spero che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!